Oggi ti mostrerò come la censura non è solo un mostro del passato, ma un meccanismo sottile che sta plasmando il tuo presente e ti darò gli strumenti per riconoscerla ed affrontarla. Questo video cambierà il modo in cui guardi alle notizie, ai social media e alle conversazioni quotidiane, perché la censura oggi non arriva con il fuoco, arriva con l'algoritmo e con il silenzio. La parola censura oggi è ovunque, ma nessuno la chiama più così. Quando un social network rimuove un contenuto per violazione degli standard della community, quando un governo definisce alcune informazioni disinformazione pericolosa, quando una piattaforma decide quali notizie mostrare e quali nascondere, stiamo assistendo a forme di censura, ma vengono chiamate moderazione, sicurezza, protezione. Il problema non è che questi meccanismi esistano, il problema è che abbiamo smesso di chiamarli con il loro nome e quando non nomini più una cosa perdi il potere di controllarla. Nelle democrazie occidentali oggi la censura non arriva con il divieto esplicito, arriva con l'ombra, arriva quando certe voci vengono amplificate ed altre semplicemente non raggiungono nessuno. Quando i risultati di ricerca vengono ottimizzati, quando le tendenze vengono curate, quando il dibattito pubblico viene gestito, ti stanno togliendo la possibilità di vedere l'intero panorama e tu probabilmente non te ne stai nemmeno accorgendo. Censura viene dal latino censura, che derivava a sua volta da censere, valutare, stimare, fare il censimento. Nell'antica Roma il censore era un magistrato con un compito preciso: registrare i cittadini, valutare le loro proprietà, controllare i costumi pubblici. Era letteralmente colui che contava e giudicava. I censori romani avevano un potere enorme, potevano espellere senatori, degradare soldati, marchiare cittadini considerati immorali con la nota censoria, ma attenzione, non scrivevano leggi, non punivano criminali. Il loro potere era più sottile, decidevano chi aveva diritto a quale status sociale, chi meritava rispetto pubblico e chi doveva essere escluso dalla vita civile. Capisci la raffinatezza? Non ti imprigionavano, ma ti rendevano invisibile. Con il tempo il termine censura ha mantenuto questo nucleo, l'atto di qualcuno che decide cosa è accettabile e cosa non lo è, ma si è spostato dal controllo sociale al controllo dell'informazione. Nel Medioevo la Chiesa Cattolica creò l'Index Librorum Prohibitorum, l'indice dei libri proibiti, pubblicato per la prima volta nel 1559. Era un elenco di testi che nessun fedele poteva leggere, pena la scomunica. L'ultimo aggiornamento dell'indice risale circa al 1948 e conteneva oltre 4.000 libri. Questo indice fu abolito solo nel 1966 e tra i libri censurati c'erano le opere di Galilei, Cartesio, Spinoza, Kant, Voltaire, Hugo, Flaubert, Dumas. Non solo eretici religiosi, ma scienziati, filosofi, romanzieri, chiunque mettesse in discussione la visione ufficiale del mondo. E qui emerge un punto cruciale. La censura nasce sempre con una giustificazione nobile: proteggere la fede, proteggere la morale, proteggere la sicurezza, proteggere la verità. Ma il risultato è sempre lo stesso. Qualcuno decide per te cosa puoi sapere. E ora però arriviamo al cuore della questione. Quando è giustificata una censura? Esiste un confine netto tra protezione legittima e controllo illegittimo? La risposta non è semplice e proprio per questo dobbiamo essere vigili. Cambridge Analytica era una società di consulenza politica britannica. Tra il 2014 e il 2016 raccolse illegalmente dati personali di 87 milioni di utenti Facebook senza il loro consenso. Usò quei dati per creare profili psicologici dettagliati e indirizzare pubblicità politica personalizzata durante le elezioni presidenziali americane e il referendum sulla Brexit. Lo scandalo esplose nel marzo del 2018 quando Christopher Willis
O'Malley, ex dipendente di Cambridge Analytica, raccontò tutto al Guardian e al New York Times. Descrisse come l'azienda avesse manipolato il comportamento degli elettori attraverso messaggi mirati basati su paure, pregiudizi e vulnerabilità psicologiche individuali. Ma ecco il punto. Nel 2017, un anno prima dello scandalo pubblico, la giornalista investigativa Carol Cadwalladr aveva già scritto articoli sul Guardian rivelando i legami tra Cambridge Analytica, la Brexit e operazioni di influenza digitale. Quelle storie ricevettero poca attenzione, non furono censurate ufficialmente, ma vennero sepolte dal rumore informativo, ignorate dai media mainstream, trattate come teoria del complotto. Facebook sapeva dal 2015 che i dati erano stati raccolti impropriamente, ma non lo disse pubblicamente, non avvertì gli utenti. Si limitò a chiedere a Cambridge Analytica di cancellare i dati senza verificare se lo avesse fatto davvero. Quando lo scandalo esplose, Facebook inizialmente minimizzò, poi ammise e poi chiese scusa. Mark Zuckerberg testimoniò davanti al Congresso americano e disse che l'azienda aveva fatto errori che avrebbero migliorato la protezione dei dati, che non sarebbe più successo, ma intanto 87 milioni di persone avevano avuto i loro dati usati per manipolare le loro opinioni politiche e nessuno li aveva informati. Questa è una forma di censura moderna, non impedire l'informazione ma sommergerla, non bruciare i libri ma fare in modo che nessuno li legga, non zittire i giornalisti ma rendere le loro storie irrilevanti. Cambridge Analytica chiusa nel 2018, ma le tecniche che usava sono ancora qui. Gli algoritmi che decidono cosa vedi sui social media, le bolle informative che ti mostrano solo contenuti che confermano le tue convinzioni, i sistemi di raccomandazione che amplificano la rabbia perché genera più engagement. La censura oggi è anche questo: decidere cosa ti arriva e cosa no, non con un divieto, ma con una selezione invisibile. Ecco, se questa puntata ti sta piacendo, commenta, scrivimi le tue impressioni, sappi che non ho attivato nessun filtro, non applico nessuna censura nei commenti, sei libero di esprimerti ma sempre con rispetto e buona educazione. E se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti un pollicione a questa puntata. Allora, cosa ci dice questa storia? Cosa ci dice la parola censura? Primo, la censura non è mai finita. Ha solamente cambiato forma, non brucia più libri in piazza, ma lavora nei server, negli algoritmi, nelle policy aziendali. Secondo, la censura si giustifica sempre con la protezione della sicurezza nazionale, protezione dalla disinformazione, protezione della salute pubblica, protezione dei minori. E a volte queste giustificazioni sono anche sincere, ma il confine tra protezione legittima e controllo autoritario è sottilissimo. Terzo, chi detiene il potere di censurare raramente lo ammette, chiama la censura con altri nomi: moderazione dei contenuti, gestione della piattaforma, fact-checking, cura editoriale. E qui arriviamo al punto cruciale: come fai a difenderti da qualcosa che non viene nemmeno nominato? La risposta è dentro di te. È solo che è sbagliata. No, la risposta è nella consapevolezza. Devi sviluppare un'intelligenza critica che ti permette di riconoscere quando l'informazione che ricevi è stata filtrata, selezionata, manipolata. Ma questo non significa diventare paranoico e pensare che tutto sia un complotto. Per carità. Significa semplicemente farti e fare domande. Chi mi sta mostrando questa informazione? Cosa guadagna mostrandomi proprio questa cosa e non altre? Quali voci non sto sentendo? Quali prospettive mancano? La vera libertà intellettuale non sta nel poter dire tutto senza conseguenze, sta nel poter accedere a tutte le informazioni rilevanti per formarti un'opinione. E quando qualcuno, chiunque sia, ti impedisce quell'accesso, ti sta censurando. Ma c'è una buona notizia: oggi più che mai hai strumenti per aggirare la censura. Puoi cercare più fonti,
puoi cercare fonti diverse, puoi leggere media internazionali, puoi confrontare versioni multiple della stessa storia, ma puoi soprattutto coltivare il dubbio metodico. Non credere acriticamente a chi ti dice di avere la verità, non credere acriticamente nemmeno a me. Vai a verificare, per esempio guarda i documentari su Cambridge Analytica, formati le tue opinioni partendo dai fatti. Questa è l'unica vera risposta alla censura, una popolazione educata, critica, curiosa, che non accetta passivamente quello che le viene detto. E ora parliamo di vino, non di una bottiglia specifica come al solito, ma del concetto di censura applicato al mondo vitivinicolo. Quando un sistema di potere cerca di controllare il tuo gusto, la tua estetica, il tuo pensiero, tu puoi resistere creando alternative, non necessariamente combattendo, ma costruendo. Ogni volta che apri una bottiglia di un piccolo produttore sconosciuto che ha scelto di fare il vino secondo la propria visione piuttosto che secondo il mercato, stai partecipando a un atto di resistenza culturale. Stai dicendo: non lasci a qualcun altro decidere cosa è bello, cosa è buono, cosa vale. E questa in fondo è la migliore risposta alla censura in qualsiasi campo. Non aspettare che qualcuno ti conceda il permesso di pensare, di parlare, di creare. Fallo e basta. Trova chi è pronto ad ascoltarti, a leggerti, a bersi il tuo vino. La censura vive del silenzio. Tu combatti con la parola, con l'azione, con la creazione. Allora, cosa ti porti via da questo viaggio nella censura? Spero che tu abbia capito che la censura non è un mostro lontano relegato ai regimi autoritari oppure nel passato. La censura è qui, ora, è sottile e sofisticata, si nasconde nei termini di servizio, negli algoritmi, nelle giustificazioni nobili, ma spero anche che tu abbia capito che non sei impotente. Hai strumenti, hai intelligenza, hai la possibilità di scegliere dove cercare informazioni, come formarti le opinioni e a chi dare credito. La censura funziona quando le persone smettono di farsi domande, smette di funzionare quando cominci a chiederti: ma chi mi sta dicendo questo? Perché proprio questo? Cosa non mi stanno mostrando? Ma soprattutto spero che tu abbia capito che la cultura, la conoscenza, la consapevolezza non sono lussi intellettuali, sono difese, sono armi pacifiche contro ogni forma di controllo. Una persona educata, curiosa, critica è molto più difficile da manipolare. Ecco perché continuo a parlare di parole, di vino, di cultura, perché ogni volta che approfondisci un concetto, ogni volta che ti interroghi su un termine, ogni volta che esplori un'idea nuova, diventi più libero. La censura ti vuole passivo, ti vuole consumatore di narrazioni preconfezionate. Tu rifiutala diventando attivo, diventando creatore del tuo sapere. Adesso fammi un favore, se questo video ti ha fatto riflettere, se ti ha dato anche solo uno strumento in più per capire il mondo, clicca mi piace, non per me, ma perché l'algoritmo di YouTube mostri questo contenuto a più persone possibile. Ironia della sorte, uso lo stesso sistema critico per diffondere il messaggio, ma questa è la realtà, si combatte anche dall'interno. Ma poi tu alla fine hai mai vissuto un'esperienza di censura? Scrivimelo nei commenti, anche piccola, anche indiretta, magari sui social, magari al lavoro, magari in famiglia. Raccontamela, costruiamo insieme una mappa di come funziona la censura nella vita reale. E se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, non per vanità, ma perché Vino è un progetto che vive della partecipazione di tutti voi. Ogni settimana una parola, una riflessione, un sorso di cultura, e tu puoi farne parte. Ricorda, la censura si nutre del tuo silenzio, tu combattila con la tua voce, con la tua curiosità e con la tua voglia di capire.